Il nostro peggior nemico non è lì fuori, ma è dentro di noi, che è noi che ci stiamo autosabotando. Molti pensano che sia perché non abbiano abbastanza soldi, hanno troppi debiti, non so, non vengono da una famiglia ricca e quindi non potranno mai avere la vita che desiderano o il successo che vogliono nel loro settore. In realtà credo che faccia molto peggio il fatto proprio che noi ci autosabotiamo. Perché fondamentalmente se tu vai a leggere le storie delle persone di successo che oggi hanno costruito imperi o che sono diventati ricchi, in realtà sono partiti da zero o sotto zero. Se tu vai a leggere alcune storie, cioè, è incredibile, e confronti con le tue storie, con il tuo punto zero, molto spesso la maggior parte di noi parte con più risorse, parte con più conoscenze, parte con più skills. La differenza ovviamente cosa la fa? La fa la parte mentale. Perché ecco perché diciamo sempre per avere risultati non è tanto solo l'azione. Sì, magari l'azione conta un 20%, ma l'80% è mindset, l'80% è atteggiamento. Quindi dobbiamo imparare a costruire il giusto atteggiamento che vada a sostenere le nostre azioni. Perché in realtà se tu anche sai esattamente cosa dovresti fare perfettamente per avere successo nella tua industria, per diventare ricco, in realtà le azioni non bastano, perché se non hai l'atteggiamento che supporta le tue azioni, alla fine non ce la farai. Ma perché? Perché alla fine non andrai a fare le azioni veramente necessarie, perché alle prime difficoltà mollerai, continuerai a focalizzarti sul cosa non hai, sul perché non ce la fai, piuttosto che focalizzarti come posso farlo, come posso raggiungere quell'obiettivo, come posso raggiungere quell'obiettivo. È diverso, vedi? Fa la differenza. Penso che valga più l'atteggiamento e un'azione imperfetta, un'azione che ancora devi capire come fare, ok? Piuttosto che sapere cosa esattamente devi fare con il piano perfetto, ma con un atteggiamento sbagliato. Fa una grande differenza, fidati. E è come la differenza tra magari chi ci dà sotto con disciplina e chi invece è un talentuoso che però non applica quello che potrebbe applicare, ok? Quindi iniziamo a smettere di, diciamo, pensare sempre alla parte che non funziona o perché non potrebbe funzionare, ma inizia a costruire il tuo atteggiamento con magari la visualizzazione, inizia a visualizzare la vita che vorresti, inizia a visualizzarti mentre fai le azioni necessarie, ok? Per ottenere i risultati che vuoi. Afferma quello che vuoi. Grazie per questo. Io sono così, io sono ricchezza, io sono successo. Così andrai ad aggrappare le energie giuste che entreranno nella tua vita. Magari oggi vorresti avere 100 clienti, ne hai due. Ringrazia intanto perché hai quei due clienti, perché così attrarrai altri clienti. Se invece dici, "Uff, ti concentri sui 98 che non hai, è chiaro che le energie, l'atteggiamento giusto non è quello che ti serve, perché poi se pensi che te ne mancano 98 e ti focalizzi tutto lì, chiaro che dici, ti viene da deprimerti. Quindi, come costruisci il tuo atteggiamento? Quali sono le parole che ti dici? C'è magari un grilletto che fai partire per darti motivazione magari subito prima di iniziare ad agire nel tuo piano d'azione? Magari c'è un video che ti piace che per motivarti, guardati un video, utilizza delle posture forti. Ci sono persone che dicono che proprio per darsi carica si mettono in certe posture alte, che guardano in alto, che si mettono lì per mettersi nell'atteggiamento giusto, nel mindset giusto per iniziare a martellare in quel momento, magari prima di fare un colloquio con un potenziale cliente, magari prima di dover parlare in pubblico, magari prima di fare un video, perché così avrai la giusta energia. Ed anche se non è perfetto, non importa l'azione che devi fare, perché fondamentalmente se tu hai l'atteggiamento giusto e ora non sai esattamente cosa devi andare a fare nello specifico, alla fine troverai cosa dovrai fare, perché proverai una cosa e non ce la fai, ne provi un'altra, finché non trovi
la chiave giusta per aprire la porta all'abbondanza e al risultato che cerchi. Però solo ricordati col giusto atteggiamento, perché se invece sei lì che ti focalizzi sempre su quello che non hai perché non puoi, non riuscirai mai a raggiungerlo. Quindi trova i tuoi metodi per accedere al tuo potenziale, trova il metodo per caricarti. Può essere anche una soluzione esterna, una frase, una postura, dai che ce la faccio, non lo so, una parola che ti piace. Io molto spesso quello che faccio è ovviamente guardo cose che mi interessano nella mia industria, magari ho delle affermazioni, l'ho fatto anche già in un altro video, vai a ripescarti il video delle affermazioni, ci sono delle affermazioni che ripeto e soprattutto uso moltissimo, secondo me, la visualizzazione, ok? E soprattutto la gratitudine associata già al risultato che voglio. Quindi se io voglio 100 clienti nel mio business, io ringrazio già per i 100 clienti perfetti che hanno proprio bisogno, ok, dei miei prodotti per stare meglio. Allora ringrazio già adesso, mi metto già in quell'energia, mi metto già nell'energia dei miei clienti. Così ci sarà magari la conversazione che aprirò oggi o domani o dopodomani che attrarrà i giusti clienti verso la mia vita. Quindi atteggiamento e azione. Però se devi scegliere e stai partendo da zero, concentrati molto sul costruire il giusto atteggiamento, perché è lì che fa la differenza. Fidati. Se vai a vedere le storie di successo di tante persone, partono da meno di quello che hai tu ora. Cazzo, questo ci fa pensare, no? C'è gente che dormiva magari sotto i ponti e poi hanno costruito le cose di successo. Magari noi abbiamo una casa, abbiamo del cibo, abbiamo 2 soldi in più che potremmo investire in dei libri. Ci sono persone che sono partite andando a prendersi l'informazione nelle biblioteche gratis. Magari noi, cavolo, possiamo comprare dei corsi o comprarci dei libri. C'è gente che non aveva magari proprio tempo, risorse, peggio di noi e quindi ce l'hanno fatta. Se ce l'hanno fatta loro, ce la possiamo fare anche noi. Spero che ti sia piaciuto questo piccolo messaggio, che ti abbia fatto un po' riflettere e tirare fuori il meglio di te, perché era quello l'obiettivo. Ci vediamo al prossimo video. Al tuo successo.